Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti qui nel mio studio. Oggi vi voglio parlare di un prodotto molto interessante di cui io credo ne avete già sentito parlare. Mi riferisco al Sonulab Stomp Station Pro, ditta italiana da Padova. Ho aspettato proprio questo momento. Io sto registrando questo video in agosto 2026 prima di fare la recensione di questo pedale, sebbene io questo ce l'ho qui in studio già da fine febbraio inizio marzo, e ovviamente il rilascio ufficiale in prevendita, in preordine, era iniziato addirittura in marzo, quindi sono già passati 5-6 mesi. Perché ho atteso 6 mesi prima di recensire questo prodotto, dal momento che ne parlano tutti e devo dire è veramente fantastico? Perché ho voluto fare le cose con calma, invece di farmi prendere dalla fregola di fare il video clickbait che vuole guadagnare visualizzazioni, dal momento che il prodotto era in pre-order e dal momento che dal giorno 0 ad oggi di aggiornamenti, di miglioramenti ne ha subito un fracco. Ho pensato di aspettare un attimo, tanto comunque di questo ne avete sentito parlare, ci sono video sia italiani ma anche esteri. Con calma, aspettiamo un attimo che il prodotto sia maturo sotto vari aspetti e facciamoci una recensione. Naturalmente ragazzi, c'è da dire una cosa. Matteo, Michele e Luca, che saluto, che sono naturalmente i ragazzi titolari di Sonulab che hanno sviluppato questo, ecco, lo stanno aggiornando costantemente. Ogni mese c'è un aggiornamento, c'è un miglioramento, c'è un'aggiunta, ascoltano le richieste degli utenti, dei clienti, e cercano naturalmente di implementare i desideri, i capricci di noi chitarristi. Quindi devo dire che oggi, in agosto 2026, siamo sul finire di agosto 2026, questo pedale è molto più completo e molto più diciamo così maturo rispetto allo stesso pedale però di marzo. Quindi questa è una bella cosa, perché significa che l'azienda è attenta, ascolta e naturalmente cerca di implementare le richieste dei chitarristi. Ma va bene, bando alle ciance, parliamo un attimo più di specifico di questo Sonulab Stomp Station Pro. Allora ragazzi, tutto quanto nasce qualche anno fa con il primissimo Sonulab Stomp Station, quello piccolino, che questo qui è un gioiellino, perché naturalmente questo è stato il loro primo prodotto ed è stato quello che ha un po' rotto le scatole ai big in alto. Vi spiego, questo piccolino qui già all'inizio poteva caricare profili NAM al suo interno, naturalmente profili NAM A1 previa conversione, ma la conversione che faceva nel suo formato era di una qualità e di una definizione che non ci sono uguali. Io non voglio adesso menzionare altri marchi, altri band, perché sarebbe di cattivo gusto, ma veramente spazza via tutti. Chiaramente poi con i nuovi le nuove architetture tipo NAM A2 Lite, che lo può naturalmente li può far eseguire sempre tramite conversione, ma questo qui è veramente una chicca, una cosa micidiale, stupendo sotto il punto di vista anche delle dimensioni, del costo e anche della diciamo così della connettività Bluetooth, wireless, USB, veramente di tutto. Carico dentro impulse response, carico dentro anche appunto profili NAM, veramente sensazionale. Ebbene, questo di qualche anno fa, questo è stato la genesi di tutto. Tastato il mercato, visto un attimo come è andata con la vendita di questo qua, ecco che in marzo arriva lo Stomp Station Pro, la versione Pro, quindi la versione un po' più grande, più cicciotta, più avanzata. Io sono felice anche perché con i ragazzi di Sonulab mi conosco da molti anni, ancora prima della realizzazione di questi, e ho praticamente il piacere e anche
concedetemi un po' l'orgoglio di aver aiutato nello sviluppo di questo, conducendo vari test proprio per loro. Quindi io questo qui l'ho avuto qui nel mio studio, chiaramente un po' prima del rilascio ufficiale, e l'ho visto proprio crescere da zero. Naturalmente parte da dove era rimasto il piccolino, ok? Quindi chi conosce già lo Stomp Station originario qui si trova a casa, perché sostanzialmente la minestra è la stessa, ma ci sono tutta una serie di funzioni, tutta una serie di innovazioni e di implementazioni che lo rendono veramente pro. Non si chiama pro semplicemente perché è più grande e ha 3 pulsanti, si chiama pro perché veramente ci permette di fare molto di più e con una qualità veramente superiore rispetto allo Stomp Station, che attenzione, già questo suona da paura. Questo qui ovviamente siamo in un altro livello, è come dire questa è una stupenda BMW, bellissima macchina, però cavolo questa è una Ferrari. Ok, sostanzialmente il concetto è questo. E quando uscì questo qui nel marzo, viste le funzioni che le funzioni previste in futuro e che sono già state implementate fra l'altro poco fa con gli ultimi aggiornamenti, e naturalmente anche il prezzo di mercato, questo è stato una spina nel fianco ad altri produttori indipendenti che non voglio fare nomi, e anche ad altri produttori magari già più conosciuti, come per esempio il Darkglass Anagram, che però costano veramente più del doppio. Quindi diciamo che sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto anche proprio delle funzioni, questo si è rilevato una bomba che è arrivata dentro al mercato dei digital modeler, quindi di tutti quei sistemi che si occupano di simulare amplificatori, cabinet e tutta la serie di effetti. Allora, il Sonolab Stomp Station Pro porta con sé delle innovazioni sia software che hardware. Innanzitutto, forma, peso, dimensioni. Come vedete sicuramente è più grande dello Stomp Station, quello originario, però rimane comunque molto compatto, molto piccolo. Se lo confrontiamo ad esempio con un Darkglass Anagram, è veramente molto più compatto. Se vado a confrontarlo addirittura con un Quad Cortex Mini, chiaramente la differenza si fa ancora maggiore. Quindi sì, raddoppia le dimensioni rispetto al piccolo, ma rimane comunque nella cerchia dei modeler e dei profiler digitali, rimane ancora praticamente un piccolino. Ma non facciamoci fregare. Allora, il peso è di 600 grammi, poco più di mezzo chilo, 3 foot switch che naturalmente sono multifunzione, ci servono naturalmente per cambiare preset, avanzare e retrocedere di banchi, richiamare il tap tempo o anche il accordatore. Abbiamo anche 5 encoder qui sul fronte che ci permettono di muoverci tra i menu, regolare i vari parametri, tutte cose che normalmente già abbiamo sperimentato anche con altre pedaliere. Abbiamo uno schermo a colori piccolo ma molto luminoso e anche con un contrasto ben definito, quindi anche se piccolo si legge bene. Per quanto riguarda invece il comparto delle connessioni, abbiamo 2 input e 2 output. Allora, l'ingresso 1 è l'ingresso principale, quello dove andremo a collegare il nostro strumento, mentre il secondo ingresso al momento viene utilizzato come DI, quindi il segnale viene mandato direttamente in uscita, ma è previsto nei prossimi e futuri
futuri aggiornamenti ulteriori utilizzi di questo secondo ingresso. Per quanto riguarda invece le uscite, abbiamo out 1 e out 2 che naturalmente possono essere utilizzate sia come mono sia come stereo, quindi se come nel mio caso voglio collegarmi al banco mixer e utilizzare gli effetti stereo, delay, riverberi, chorus, stereo IR, quindi c'è tutto quanto, se lo vogliamo è tutto completamente stereo, ci basta semplicemente collegare due cavi. Ed infine, quasi dimenticavo, qui piccolino abbiamo l'uscita per collegarci le cuffie, quindi ci basta il mini jack stereo e ci colleghiamo le cuffie che possono essere configurate per funzionare sia in mono sia in stereo. Voi direte, ma cosa serve? In realtà ha un utilizzo secondo me, perché ad esempio per chi ha bisogno di un monitoraggio mono o magari chi vuole utilizzare l'uscita cuffie per andare ad una cassa, magari è indispensabile, o forse per meglio dire opportuno, configurare l'uscita perché trasmetta in mono anziché in stereo. Se invece vogliamo suonare a casa per conto nostro in cuffia senza disturbare i coinquilini, allora impostiamo l'uscita stereo e ascolteremo in stereo. Per quanto riguarda invece i collegamenti, quelli digitali, li troviamo qui sul davanti. Abbiamo innanzitutto questi due qui che sono due collegamenti MIDI, ok? Quindi ci va il cavetto jack TRS Type A, abbiamo MIDI in, MIDI out, quindi il Sonulab può essere controllato via MIDI da un controller MIDI. Nel sito c'è tutta la MIDI chart, quindi abbiamo tutta la tabella con tutti i parametri MIDI, tutti i codici per controllare praticamente quasi ogni cosa di questo qui. Abbiamo poi la presa USB di tipo C che ci serve per due cose: uno, per collegarci al PC per gestire il Sonulab Stomp Station Pro dalla sua applicazione, quindi per fare il backup, inviare i nostri profili, i nostri impulse response, i preset o fare il firmware update. Ma la presa USB ci serve anche qualora volessimo utilizzarlo come alimentazione. Infatti ci basterà collegarci ad un alimentatore sufficientemente potente per poter alimentare lo Stomp Station Pro direttamente via USB. Ecco, per quanto riguarda l'alimentazione, la Stomp Station Pro ciuccia un po'. Per un po' intendo 1000 milliampere, 1 ampere è dichiarato, poi dipende, non è detto che questi vengono consumati costantemente sempre, però se ci prendiamo un manuale e leggiamo le specifiche è specificato che bisogna avere un alimentatore che eroghi almeno 1 ampere per farlo funzionare, quindi lo alimentiamo tramite USB di tipo C oppure lo alimentiamo tramite il classico jack, quello dei pedalini Boss sostanzialmente, quindi lo standard con centro negativo. Ma la cosa interessante dello Stomp Station Pro è che ha anche due tipi di connessione senza fili. Infatti, esattamente come il piccolino, può connettersi sia tramite Bluetooth sia tramite wireless. Quindi possiamo utilizzare il nostro Stomp Station Pro con il nostro computer, con l'editor, o magari anche tramite smartphone o tablet, sia collegandolo tramite USB, sia collegandolo tramite Bluetooth, sia collegandolo tramite wireless. E queste sono tre cose interessanti perché io posso trasferire i miei preset, i miei impulse response, posso trasferire anche i miei profili NAM anche senza fili. Chiaramente tramite Bluetooth sarà un po' più lento il trasferimento, ma si parla di qualche secondo di differenza, in realtà ci mette veramente poco. Quindi già così ci rendiamo conto che è un prodotto molto intelligente, ma soprattutto proiettato verso il futuro, perché ha tutti i tipi di connessioni che praticamente un sistema digitale moderno dovrebbe avere. Permette di connettersi a qualsiasi dispositivo senza fare grosse differenze. Ma la bella cosa del Sonulab Stomp Station Pro, che ho già collegato e qui adesso ve lo mostro, è che può essere semplicemente configurato direttamente on board. Ok, d'accordo, dovrò caricare dentro i miei IR, dovrò caricare dentro i miei profili NAM, ma poi l'editing, la regolazione degli effetti la posso fare anche direttamente on board, quindi non ho il bisogno, l'obbligo di avere uno smartphone o un tablet collegato, posso fare e gestire tutto quanto da lì.
E prima di passare alla prova pratica e l'accensione come che si utilizza, una parola la voglio spendere sulla qualità, che anche qua ovviamente non scende a compromessi. Una qualità audio pazzesca. Pensate che il processamento avviene con una conversione digitale a 192 kHz in 32 bit. È una roba impressionante. Questo significa che la definizione dell'onda audio e anche ovviamente la dinamica, l'ampiezza è praticamente rappresentata digitalmente nella massima qualità attualmente possibile. Anche per quanto riguarda il preamplificatore interno, ci troviamo di fronte a un preamplificatore che riesce a gestire fino a 117 dB in ingresso, quindi ha un range dinamico pazzesco. 117 dB lo troviamo ad esempio in schede audio che costano migliaia di euro, come una ad esempio Apollo Twin. Quindi veramente ci troviamo di fronte a un prodotto che di suo è carrozzato, ha componenti di qualità altissima ed è veramente pazzesco. Se poi pensiamo che oltre a tutto questo possiamo caricare dentro fino a 120 profili NAM, e voi direte: ma io in giro ho letto 60. Sì, ma ci sono due blocchi distinti, 60 più 60, casa mia fa 120, quindi ne posso caricare fino a 120. Li posso scaricare anche direttamente da Tone 3000, direttamente dall'app, senza dover fare il passaggio tramite PC. Ma oltre a questo posso caricare anche Impulse Response e utilizzarli in stereo, quindi posso avere un IR a sinistra, un IR a destra, li posso utilizzare in parallelo, li posso utilizzare in serie. Veramente pazzesco, cose che altri pedali di questa categoria, di questa dimensione, io non ho mai trovato. E poi chiaramente per quanto riguarda il caricamento dei profili NAM che ho menzionato un attimo fa, il Sonulab Stomp Station Pro può caricare i profili in architettura A1 senza conversione, quindi originali, naturali, e può chiaramente caricare anche i profili in architettura A2 full senza conversione, quindi la massima qualità ottenibile da entrambe le architetture NAM senza il minimo di conversione. E voi mi direte: ma in tutto questo, in termini di latenza, tutta sta roba quanto mi costa? Quant'è la latenza che percepisco? Allora vi dico semplicemente che se prendiamo un Dark Glass Anagram siamo intorno circa ai 3 millisecondi. Se prendiamo un Quad Cortex Mini siamo intorno ai 3 millisecondi. Se prendiamo una Axe FX3 di Fractal senza nessun effetto siamo anche là intorno ai 3 millisecondi. Quindi bene o male nell'ambito professionale si sta intorno ai 3 millisecondi. Il Sonulab Stomp Station Pro, quando ci carichiamo dentro NAM, IR e quant'altro, arriviamo ad un millisecondo virgola qualcosa. Quindi anche sotto l'aspetto della reattività, della sensazione sotto le dita, siamo veramente ai minimi termini, perché più di così. Chiaramente teniamo presente che oltre tutta sta pappardella, tutte ste robe che vi ho detto, al suo interno contiene anche una vagonata di effetti, perché abbiamo riverberi in stereo, abbiamo delay e anche dual delay, quindi in stereo. Abbiamo effetti di chorus, tremolo, vibrato, i flanger, i phaser, abbiamo naturalmente gli overdrive che vengono realizzati caricando dei profili di pedalini, ad esempio, ma abbiamo anche l'equalizzatore, abbiamo anche compressori, noise gate, il pitch shifter, il wah, quindi veramente non saprei più cos'altro che si potrebbe aggiungere a sto pedale. Dimenticavo, visto che ho anche menzionato il wah, sì, qui c'è un piccolo ingresso che viene chiamato control, dove posso collegarci un pedale di espressione per, ad esempio, attivare, disattivare e controllare il wah, il whammy o quello che voglio. Quindi veramente, come vi ho detto un attimo fa, io non saprei più cos'altro si potrebbe aggiungere a sta robetta qua, piccola ma potente, Ed eccolo qui, Stomp Station Pro collegato e pronto a decollare. Ho collegato la mia chitarra nell'input 1 ed esco dalle uscite 1 e 2 ed è quello che sentite direttamente voi in stereo.
Piccola precisazione, qui vedrete che ci sono questi LED colorati tutti quanti di blu. Questi li ho messi io perché sennò purtroppo andavano a impressionare troppo l'obiettivo della webcam e si faceva fatica a vedere. In realtà questi colori li possiamo gestire noi come vogliamo. I LED possono essere indipendentemente per ogni fuzzic, bianchi, rossi, gialli, verdi, blu, viola, quello che volete. Bene, come vedete qui abbiamo lo schermo, come vi dicevo è molto chiaro, molto comprensibile anche come contrasto. 02A è praticamente l'allocazione del preset, quindi siamo sul banco 2, preset A, preset B, preset C, mentre in alto si trova il nome del preset. Questo per esempio si chiama Kraken Clean. Questo invece è il mio preset Kraken Gain 1. Mentre questo è il mio preset Kraken Gain 2. Se vi state chiedendo da dove arrivano questi profili, questi sono profili che ho realizzato io del mio Victory Kraken Mark II che vedete qua alle mie spalle. Questi profili sono disponibili gratuitamente per gli abbonati del mio canale. Come avete visto, quindi il cambio dei preset avviene semplicemente selezionando uno dei tre fuzzic. Vi voglio far notare che non c'è neanche il minimo lag durante il cambio del preset. E per chi lo chiede, sì, il cambio del preset avviene alla pressione del pulsante, non al rilascio. Possiamo naturalmente avanzare o retrocedere con i banchi premendo le coppie di pulsanti, quindi per tornare al banco successivo premo questi due qui ed ecco che sono al banco 1. Da qui posso scegliere quale preset voglio, 1A, 1B, 1C. Per avanzare invece premo questi altri due pulsanti, ecco che sono tornato al banco 2, seleziono dunque A, B o C. Posso accedere anche all'accordatore semplicemente premendo e tenendo premuto per qualche secondo il foot switch C. Per uscire basta premere di nuovo il pulsante. Qui a menu troviamo anche varie voci. Low, mid, treble e gain sono le voci principali che riguardano appunto il nostro amplificatore. Quindi andando a ruotare rispettivamente le quattro knob andremo a regolare le frequenze basse, le frequenze medie e le frequenze alte dell'amplificatore, mentre con l'ultimo andremo a regolare il gain. Mentre se andiamo a regolare il primo pulsante andiamo a muovere il volume di uscita, ovvero il master. Questo non è altro che un volume generale di tutta la pedaliera. Possiamo anche muoverci tra i preset semplicemente tenendo premuto il pulsante e ruotando avanti e indietro. Come vedete sto passando in rassegna tutti quanti i miei preset salvati. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie.
Per accedere al menu di editing mi basta premere una volta l'encoder principale ed ecco che compare a schermo tutta quanta la catena effetti. Mi muovo avanti e indietro per la catena effetti semplicemente ruotando l'encoder, mentre in basso compaiono i 4 parametri principali del blocco selezionato. Ad esempio abbiamo il primo blocco è il noise gate e quindi abbiamo threshold, attacco, release e hysteresis, che sono praticamente i primi 4 parametri. Poi abbiamo il pitch shifter, abbiamo il pedale di espressione, quindi da utilizzare ad esempio come un wah, abbiamo il compressore, poi abbiamo modulazioni. Il primo blocco NAM, in questo caso viene chiamato drive semplicemente perché viene pensato per un utilizzo, ad esempio qualora io volessi caricare il profilo di un pedalino overdrive, ma in realtà posso caricarci qualsiasi profilo NAM, posso caricarci un altro amplificatore se volessi. Poi abbiamo il blocco amp, che sarebbe il secondo profilo NAM che possiamo caricare. Ebbene sì, ne possiamo caricare 2 contemporaneamente e lui li gestisce senza battere ciglio. Abbiamo poi il blocco IR, ossia la simulazione di cabinet, dove possiamo caricare i nostri IR, possiamo utilizzarne uno solo in mono o possiamo anche utilizzarne 2 in stereo, quindi uno a sinistra, uno a destra, o magari sempre 2 ma in parallelo mescolati in mono. Ad esempio, se voglio utilizzare l'IR di un SM57 e l'IR dello stesso cabinet però con un Royer 121, quindi 2 microfoni, un dinamico e un nastro miscelati insieme, sempre mono, però vado a mixare i 2 IR, molto interessante. Poi abbiamo il blocco equalizzatore, un secondo blocco modulazione. Ebbene sì, abbiamo 2 blocchi modulazione identici, quindi completi di chorus, tremolo, vibrato e tutto quanto quello che vogliamo, uno pre-amp, quindi in mono, e uno post-cabinet, quindi in stereo o mono se vogliamo. Quindi possiamo veramente avere la modulazione messa sia prima di entrare nella testata, sia, come avviene in studio, dopo il microfonaggio. E infine abbiamo il blocco delay e il blocco reverbero, entrambi sempre stereo. Chiaramente i parametri configurabili sono molti di più di quelli che vediamo qui a schermo. Ad esempio, se vado nel blocco EQ trovo semplicemente low cut, low slope, high cut, high slope. Per andare e vedere il menu completo devo premere una volta che ho selezionato il blocco interessato. Qui ora sono all'interno del blocco EQ. Posso infatti attivarlo o disattivarlo. Posso ovviamente selezionare low cut, low slope, high cut e high slope, e questi sono i primi 4 che vediamo anche dal menu principale, ma come vedete ci sono anche altri parametri che possono essere configurati. Per tornare indietro mi basta premere una volta il secondo encoder che funziona, c'è scritto qua, come back, quindi torno indietro. Ad esempio, proviamo ad andare nella prima modulazione, che sarebbe questa qui, seleziono quindi il blocco che mi interessa, lo premo, adesso è su off e lo imposto su on. Poi posso scegliere la modalità, se lo voglio chorus, flanger, phaser o via dicendo. Posso regolare il rate, la depth, il dry wet, il tono e via dicendo. Torno indietro premendo back ed ecco che me lo trovo acceso e di colore blu. Quindi già qua posso capire quali sono i blocchi accesi perché sono colorati ed illuminati, mentre gli altri che sono spenti chiaramente sono bypassati. Anche qui non mancano i famosi quick parameters, quindi quei parametri veloci che ci aiutano ad andare a regolare subito un determinato effetto. Vi faccio vedere.
Ad esempio, quando mi trovo nel menu principale, posso per esempio premere F1 ed ecco che mi trovo il blocco compressore, e questi qua mi vanno a regolare i parametri del blocco compressore. Se premo F2 è uscita la modulazione e adesso questi parametri qua mi vanno a regolare i 4 parametri principali della modulazione, del chorus in questo caso. Nel 3 per esempio abbiamo l'overdrive, che in questo caso è spento, e anche qui posso andare a regolare il gain, il volume, alti, medi e bassi del blocco overdrive. In questo caso è bypassato, non ho caricato nessun profilo NAM. Nell'ultimo invece troviamo rev, e qui come potete vedere posso andare a regolare i parametri del riverbero. Se non tocco niente per qualche secondo, lascio tutto così, in automatico ritorna il menu principale dove posso andare a regolare i parametri dell'amplificatore. Chiaramente questa non è un'impostazione fissa, posso decidere io quali effetti devono essere associati alle rispettive knob ed è veramente molto semplice. Mi basta andare nell'editing, quindi premo una volta questo qui, mi sposto ad esempio sopra l'equalizzatore e tengo premuto il parametro al quale lo voglio associare, tipo il primo. Ed ecco che non si vede purtroppo, ma è comparso un piccolo numerino, un numero 1. Per esempio sul 2 voglio associare, supponiamo, il delay. Benissimo, mi sposto e seleziono il delay e tengo premuto 2. Ora, se torno nel menu principale, quando premo 1, ecco che andrò a regolare i primi 4 parametri dell'equalizzatore. Mentre se premo il 2, ecco che mi è comparso il delay, quindi vado a regolare feedback e via dicendo del delay. Quindi posso scegliere io quali sono i 4 effetti più importanti per me. Una volta che ho fatto tutte queste regolazioni, una volta che ho fatto l'editing del mio preset, posso salvare le modifiche tenendo premuto il pulsante F1 e verrà sovrascritto il preset con tutte le modifiche che ho appena fatto, mentre se lo voglio salvare con un altro nome in un'altra locazione mi basta premere e tenere premuto il F2. Praticamente equivalgono come al salva, che sarebbe un sovrascrivi, e il salva con nome. Ok, te lo salvo, lascio stare, lascio inalterato questo qui, te lo salvo da un'altra parte con un altro nome. Non mancano chiaramente il global settings. Per entrare dentro mi basta fare doppio tap sull'encoder principale ed ecco che entro dentro nel global settings, dove posso regolare il tap tempo, il volume di nuovo di uscita, posso impostare l'ingresso 2, quindi il volume dell'ingresso 2, e anche le specifiche per questo preset. Ad esempio posso scegliere il volume di questo preset. Ebbene sì, il famoso patch volume. Posso regolare il volume per ogni specifico preset, giusto per andarli a regolare, a normalizzare un po' il volume di uscita. Posso fare molto altro, quindi per esempio impostare anche il colore. Facciamo una prova, lo seleziono ed ecco che vado a modificare il colore del LED, quindi dal verde al giallo al blu. Ebbene, ora diamo un attimo un occhio all'editor, che è questo qui. Io ora sono sul computer in ambiente Macintosh, ma è esattamente uguale anche per smartphone, tablet, quindi iOS, Android o anche in ambiente Windows. Vi basta andare nel vostro App Store e scaricare l'applicazione gratuita VoidX. Una volta che l'avete installata la fate partire e con lo Stomp Station acceso in automatico verrà rilevato e connesso. Come potete vedere qui in alto adesso mi dice che è connesso tramite USB, c'è il pallino verde, è connesso tramite Bluetooth, mentre il wireless ha il pallino rosso perché non l'ho ancora configurato, bisogna mettere naturalmente il nome, password, quelle robe lì. Quindi comunque vi connettete in tutte e tre le maniere senza problemi. Infatti qui mi dice che il mio Robirox Pro, l'ho chiamato, è connesso sia con Bluetooth che con USB ed ecco qua quello che troviamo. Abbiamo il nome del preset con tutta la lista dei preset che ci siamo fatti, eccoli qui, e abbiamo anche naturalmente tutta la catena
effetti, quindi abbiamo il noise gate, abbiamo il pitch, anche qui li possiamo attivare semplicemente facendo doppio clic sul blocco, quindi possiamo andare a regolare il pitch shift se lo vogliamo utilizzare come transpose, quindi come vero e proprio pitch, o se lo vogliamo regolare come expression, quindi vale a dire come whammy, dipende da noi che cosa vogliamo fare. Questo è anche un dual pitch perché abbiamo voce 1 e abbiamo anche voice 2, possiamo attivare la seconda voce, quindi possiamo utilizzarlo come un harmonizer o comunque come un detuner, qualora lo volessimo. Abbiamo poi chiaramente il pedale di espressione che può essere, eccolo qui, utilizzato per esempio come crybaby, quindi come wah. Abbiamo poi il compressore, anche qui il compressore abbiamo quello dinamico e quello studio con tutti i vari parametri. Le modulazioni che sono uguali a queste, eccolo qua, se lo attiviamo abbiamo la possibilità di scegliere chorus, flanger, phaser. Poi abbiamo qui sotto tremolo che lo possiamo attivare, quindi il tremolo può essere attivo in concomitanza al chorus o al flanger o al phaser, con tutte le varie regolazioni del caso, il tipo di shape, low cut, high cut, il rate, la depth, veramente tante cose. Questo lo troviamo qua e lo troviamo anche qui, quindi in post, eccolo qua. Poi qui abbiamo il blocco drive che, come potete vedere, è identico al blocco amp. Io adesso sto passando da drive a amp e qua sotto non cambia nulla, abbiamo alti, medi e bassi, il volume di uscita e ovviamente la quantità di gain. Questi due qua sono due caricatori NAM, vale a dire che questi qua sono dei semplici NAM player. Possiamo caricarci in questo caso la simulazione di un pedalino overdrive o di un compressore e nel secondo metterci la testata, o magari potremmo che ne so, metterci due testate, ad esempio. Non cambia assolutamente nulla. Scusate l'interruzione ragazzi, ma c'è una cosa veramente importante che devo dirvi. Proprio mentre stavo ultimando la registrazione di questo video, Sonulab se n'è uscita con una fantastica novità che non potevo non dire. Praticamente qualche giorno fa hanno annunciato che con il prossimo firmware sarà possibile caricare in Stomp Station Pro fino a 3 profili NAM contemporaneamente. Sostanzialmente avremo un profilo dedicato agli overdrive e altri 2 profili in parallelo, quindi uno per il canale sinistro e uno per il canale destro, dedicati ad esempio per gli amplificatori. Quindi in totale abbiamo 3 NAM loader che possono funzionare simultaneamente. Veramente sensazionale. Torniamo al video. Qui posso naturalmente andare a scegliere i miei profili, come vedete, eccoli qua. Abbiamo quelli che mi sono creato io, alcuni li trovate anche gratuiti, scaricabili da Tone 3000, eccoli qua, mentre su Drive ne trovo altri, eccolo qua, Friedman, Analog Juicer, questi sono quelli che mi sono fatti io. Però vi voglio far notare che se io vado per esempio sul blocco Amp e poi vado sui 3 puntini, Open List, qui posso importare ed esportare fino a 60 profili NAM A1 o A2 e se clicco qui in basso su T3K mi collego direttamente in app al Tone 3000. Naturalmente bisogna prima registrarsi e posso quindi scaricare direttamente dal Tone 3000 i vari profili e provarli con il Sonulab. Quindi 60 nel blocco chiamato AMP e 60 nel blocco chiamato Drive, per un totale di 120 profili NAM. Abbiamo poi il blocco Impulse Response. In questo caso io lo avevo spento perché sto utilizzando dei profili NAM che includono già il cabinet. Io preferisco così, ma nel blocco IR, se lo attivo, ecco che posso andare a selezionare i miei
impulse response. Adesso non ne ho importato nemmeno uno. Per importare i profili o gli IR il funzionamento è sempre lo stesso. Con questa freccia verso l'alto importo, quindi mi si apre il mio computer, vado ad esempio su impulse response, adesso qua non ne ho neanche uno, veramente fantastico, vabbè d'accordo, mi carico i miei impulse response e poi li posso selezionare da qui. La stessa cosa dicasi per gli amplificatori. Se invece voglio esportarli, quindi tirarli fuori, clicco sull'altra freccia, quella di download. Sul cestino chiaramente vado e cestino tutto quanto. Il bello degli IR è che io posso utilizzarne uno, che adesso non ce l'ho, chiedo scusa, regolare low cut, high cut, e sto utilizzando un semplice impulse response. Se attivo il secondo IR, ecco che ne ho un altro con low cut, high cut indipendenti, e la cosa bella è che posso regolare il volume dell'IR1 e il volume dell'IR2, quindi posso andare a regolare i due IR indipendentemente, e posso mettere anche pan IR1 e pan IR2, ossia li posso muovere nello spazio, se li voglio tutti e due centrati, se li voglio stereo o se li voglio magari 50-50. Veramente fantastico. Poi abbiamo il blocco equalizzatore, quindi qua abbiamo il solito low cut, high cut con tutti i vari controlli dello slope. Qui abbiamo varie bande di frequenza, modulazioni che sono uguali a quelle che abbiamo visto prima, delay, anche qui il delay possiamo regolare in millisecondi, il dry wet, quindi quanto lo vogliamo mixare rispetto al segnale dry, e il feedback. Abbiamo poi tutta una serie di caratteri e tono, quindi possiamo dargli un sapore più analogico, un sapore più da tape, quindi da nastro. Di nuovo high cut, low cut, stereo spread, possiamo scegliere se vogliamo il delay mono o se vogliamo un delay stereo, e mentre con stereo bouncing, se portato al massimo, abbiamo il famoso ping pong, vuol dire che va e rimbalza da destra a sinistra al massimo delle estensioni, quindi al 100%. Se lascio a zero vuol dire che non ho nessun ping pong. Ebbene, abbiamo poi qui sotto modulazione, possiamo aggiungere una modulazione al delay, quindi possiamo aggiungere rate, depth e invertire anche la fase stereo, quindi tutto questo serve per creare una spazialità, una impressione stereofonica migliore. Questo veniva usato tantissimo ad esempio negli anni 80, ma non è finita qui, perché qui posso anche attivare il dual delay. In questo caso avrò questo che è praticamente il mio delay di sinistra e questo che è il mio delay di destra, quindi posso andare a regolare indipendentemente, vedete, feedback, time, left pan, right pan, quindi posso andare a gestire le ripetizioni indipendentemente per il canale destro che per il canale sinistro. Veramente una roba assurda, se pensiamo appunto a un prodotto piccolo così, è sensazionale. Bene, alla fine arriviamo poi al riverbero, dove anche qua possiamo scegliere i vari tipi di riverbero: home, hall, galaxy, plate, spring, regolare il decay, il mix, quindi il dry wet, il pre-delay, la diffusione, la modulazione, e anche qua di nuovo abbiamo il damping, quindi se vogliamo far sì che le frequenze più chiare o più scure si esauriscano prima, e abbiamo di nuovo sempre lo stereo spread. Oltre tutto questo, che possiamo queste cose qua andare a gestirle in tutta autonomia direttamente da qui, il menu è esattamente lo stesso. Ebbene, oltre a tutta sta roba qua abbiamo anche qui da editor da PC il master, dove abbiamo il global tempo, il volume generale dello stomp station, e poi abbiamo la possibilità di regolare il colore del LED, il livello di questa specifica patch, questo qua è proprio il patch volume, chiamiamolo così, e anche tutti quanti i parametri MIDI che possiamo associare. Piccola precisazione per quanto riguarda il tap tempo. Ebbene, fino ad ora non ve ne avevo parlato, l'ho tenuto qui per ultimo,
è una cosa molto semplice ma interessante. Possiamo chiaramente, invece di regolare il delay in millisecondi, possiamo cliccare sui tre puntini e impostarlo in modo che vada a tempo. Abbiamo un global tempo, quindi di tutta la macchina, e un preset tempo. Adesso per esempio gli do preset e possiamo scegliere un quarto, un ottavo puntato, un sedicesimo e sempre le solite cose. Come si fa ad impostare il tap tempo? Beh, chiaramente, come vi ho mostrato, il tempo del preset globale può essere definito dai global settings della macchina, ma una cosa molto più furba è quello di farlo al momento. Vi faccio vedere. Quando io per esempio sto suonando, seleziono per esempio il preset B, eccolo qui, mi basta fare almeno 4 tap sul pulsante attualmente attivo, quindi 1 2 3 4, 1 2 3 4, ed ecco che mi esce il tap tempo. Quindi praticamente ricordatevi questa regola qui, vi basta premere almeno 4 o 5 volte sul pulsante con il LED attivo e in quella maniera lì andate a definire il tempo di questo preset qua. Se avete qualche effetto basato sul tempo, naturalmente lo seguirà. Ebbene ragazzi, questa è la mia panoramica, la mia recensione, il mio tutorial smart veloce sullo Stomp Station Pro. In realtà c'è tantissimo, ma veramente tanto da dire, ci sarebbe veramente da spendere ore a parlare della configurazione MIDI, sulla configurazione del pedale di espressione e molte altre cose. Io voglio solamente complimentarmi con Matteo, Michele e Luca per aver creato un prodotto che è fantastico ed è una chicca in tutto il panorama mondiale, perché questo pedalino qui ragazzi sta facendo il giro del mondo. Vi basta andare su YouTube e scrivere Sonulab Stomp Station Pro, ne vedete di tutti i colori. Quindi anche qua un fiore all'occhiello per noi italiani, che quando ci mettiamo a fare le cose, se vogliamo, le facciamo bene. Quindi bravissimi ragazzi di Sonulab. Detto questo, io credo che come prodotto sia un prodotto veramente, io sono entusiasta, lo vedete, penso che si sia capito, è un prodotto fantastico sotto tanti aspetti. Certamente margini di miglioramento ce ne sono, perché chiaramente è un pedale, è un prodotto giovane che ha appena 5 mesi e fa già tantissime cose che magari altri prodotti già presenti nel mercato da anni hanno appena cominciato ad inserire, o magari addirittura nemmeno fanno. Come prezzo, il prezzo naturalmente è anche questo concorrenziale, perché costa 439-440 euro, però sapete, parlare di prezzi in una recensione ha poco senso, perché visto come sta andando il mercato globale, domani potrebbero alzarsi, abbassarsi, quindi è un po' tutto su e giù, e si acquista solo e unicamente dal loro sito www.sonulab.com. quindi fateci un salto, ordinatelo se vi interessa. Io credo che con tutte le funzioni che ha, con la qualità che ha e con tutte le prossime implementazioni che faranno in futuro, visto il prezzo di vendita, è un bel calcio nei marroni a tanti altri produttori, la dico così in maniera simpatica, ma è quello che credo veramente. Detto questo ragazzi, se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, aiuterete la mia attività a crescere e io vi ringrazio sin da ora. Inoltre vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove, visto che abbiamo parlato di impulse response, abbiamo parlato anche di profili NAM, trovate tutto quanto nel mio sito. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!